E rieccoci tornati, nuovo appuntamento con Facciamo finta che, a fare finta insieme a noi è tornato un amico dopo un sacco di anni che ci conosciamo, è un grande piacere, un grande onore averti qui, Claudio Marucchi, benvenuto. Ciao, grazie a tutti, grazie a te per l'invito, sono contento di rivederci dopo così tanto tempo. Bene, e oggi partiamo, facciamo questo viaggio, io lo dico sempre, ma ripeterlo male non fa, noi faremo finta, quindi nessuno si deve sentire offeso o urtato da quello che diremo e soprattutto tutto ciò che diciamo è ampiamente spiegato nei libri e nei canali social, su YouTube, di tutto ciò che riguarda Claudio Marucchi, noi andremo anche abbastanza spediti, abbastanza veloci per tenere il ritmo televisivo, ma tutto ciò che diciamo lo potete poi ritrovare in seguito, quindi svegliamo un po' quelli che sono i tuoi canali. Sì, ad approfondire, per chi eventualmente avesse questo interesse, si può fare. Molto bene, io ho deciso di partire con te da una figura che ha diviso molto, ma di cui poco si conosce, quindi è anche un'occasione per parlarne un po' insieme a voi. Aleister Crowley, parliamo con Claudio Marucchi. Vai. Sì, Aleister Crowley, considerato uno dei grandi maghi del Novecento, dedito non solo al mondo dell'occulto, della magia, in realtà è una personalità eclettica, geniale per molti versi, si è occupato di pittura, si è occupato di poesia, si è occupato persino di alpinismo, appare in una delle guide di alpinismo per aver aperto una via. Sicuramente un personaggio controverso, perché ha sacrificato la sua immagine spesso provocando, e la provocazione fa parte della sua figura, visto che era uno dei modi per garantirsi un certo vociare, un certo caos intorno alla sua figura e in questo modo avere una maggior ridondanza e risonanza, no? Diciamo pubblicità potremmo anche dire oggi come oggi. È una personalità, dicevo, eclettica perché si occupa di molti campi, ma approfondendo il terreno degli studi sulla magia, che ha le sue evoluzioni, al pari di altre forme culturali che hanno una lunga storia e quindi evolvono, Crowley rappresenta un po' un punto di rottura, una sorta di rivoluzione che costringe coloro che vengono dopo di lui a fare i conti con la sua dottrina, che non è semplicemente un aspetto metodologico legato a certi modi di praticare la magia cerimoniale, ma è soprattutto legata a un impianto filosofico alla base che si aggiorna ai tempi che stiamo vivendo e che in molti casi fa da precursore dei tempi che stiamo vivendo. Crowley è un anticipatore di molte di quelle dinamiche che vedremo esplodere a livello artistico, a livello filosofico, a livello culturale alla fine degli anni 60 per esempio. Lui questo lo fa già negli anni 20, lo fa già negli anni 30 del Novecento, quindi con un ampio anticipo, puntando sul concetto di libertà individuale essenzialmente, che era un tema molto forte nella riflessione filosofica ottocentesca, cioè quello della volontà, e Crowley mette al centro della volontà l'individuo. Il motto che l'ha reso famoso è "fai ciò che vuoi, sarà tutta la legge", e in questo "fai ciò che vuoi" punta molto sul tema di evitare che l'interpretazione di questo messaggio crolli verso la licenziosità o l'autorizzazione di qualunque pulsione o qualunque capriccio, e sia invece un percorso spirituale a tutti gli effetti di riconoscimento del vero sé. Uso questa espressione junghiana perché ci sono accostamenti tra il grande psicanalista Carl Gustav Jung e la filosofia di Aleister Crowley. Il vero sé, dicevo, come centro espressivo autonomo dell'individuo che potrebbe aiutarlo nella realizzazione di quello che alcuni, spiritualmente parlando, definirebbero il vero scopo per cui si è al mondo. Ciascuno di noi, essendo diverso dagli altri, avrà una volontà diversa. E il faccio che vuoi non era l'unico a dirlo, vero? Lo possiamo anche trovare in altri Beh, personaggi in teoria. Sant'Agostino, per Esatto. esempio, molto tempo prima, con il suo ama, fai ciò che vuoi, ci presenta un accostamento tra la dimensione della volontà e quella dell'amore. Crowley la riprende, ma capovolge un po' i termini. Un'altra delle frasi attribuite ovviamente a uno dei cardini della filosofia di Crowley è "amore è la legge, amore sotto la volontà". E questo sotto ha destato un po' di sospetti, perché ovviamente qualcuno ha detto: ma come? Allora significa che l'amore vale meno della volontà o deve essere schiacciato dalla potenza egoica della volontà individuale? No, sotto, per Crowley, lo spiega a più riprese, significa alla base, cioè, come dire, il sostegno del
ergersi della volontà individuale e della libertà deve essere l'amore, proprio per evitare le derive egoiche di un fai ciò che vuoi interpretato come licenziosità e quindi mancanza di rispetto delle libertà altrui, eccetera. Citiamo anche qualche aneddoto perché poi lo abbiamo visto anche in altre puntate di questa nostra serie, vado citando anche quella con Enrica Perrucchietti, in cui questo Crowley, questo mago, ha influenzato molte celebrità, molte star della musica che magari qualcuno non penserebbe, quindi citiamone Sì, anche. beh, diciamo che già la Beat Generation in generale e tutto il grande movimento musicale e culturale che esplode dagli anni 60, 70 in avanti, subisce l'influenza di questo personaggio e anche delle atmosfere che si respiravano nel mondo magico che ha sempre degli sconfinamenti nel mondo artistico, anche molto prima di Crowley. E così il Bruce Dickinson degli Iron Maiden, per esempio, oppure i Led Zeppelin, e in particolar modo la figura di Jimmy Page, hanno degli espliciti riferimenti alla figura di Aleister Crowley. La letteratura, l'arte, sicuramente sono molti i campi di contaminazione artistica data dalla filosofia di questo personaggio. Basti pensare che l'esperimento che Crowley conduce in Italia durante un lungo soggiorno in Sicilia, a Cefalù per la precisione, gli offre la possibilità di riedificare, lui la chiama l'abbazia di Telema, Telema è un termine greco, significa volontà, di riedificare quello che appare in un'opera letteraria del 1500, ad opera di Rabelais, francese, che scrive Gargantua e Pantagruel. All'interno di questo testo a un certo punto compare una fortezza, l'abbazia dei Libertini, si chiamava Abbaye de Telem, cioè l'abbazia di Telema, e all'ingresso di questa abbazia campeggiava il motto Faites ce que voudrez, cioè fate ciò che volete, in pieno spirito libertino. Siamo ancora nel 1500, siamo ancora in pieno Rinascimento. Crowley, ispirandosi a questo elemento letterario, edifica a Cefalù un vero e proprio esperimento magico e sociale, addirittura un esperimento antropologico, direi, con uomini e donne liberi, uomini di scienza e uomini dell'arte, che si ritrovano a praticare insieme non solo dei riti che riconnettono alle forze della natura, un po' in uno spirito ispirato alle religioni solari antiche, quindi al paganesimo pre-cristiano, ma anche a praticare uno stile di vita libertino, che ha al suo interno alcune sperimentazioni che poi gli sono valse l'espulsione dall'Italia, visto che un decreto di Mussolini, nel momento in cui qualcuno risultò turbato dalla pratica della nudità o cominciarono a girare voci sugli esperimenti sessuali che venivano condotti, ovviamente questo poi è stato il motivo, il movente per la sua espulsione dall'Italia. Passato anche da Torino, quindi è anche legato alla Così nostra pare, città. sì, È comunque ha stato girato un po'. diverse realtà in Italia, sì. E adesso passiamo un po' ai simboli, perché con Crowley si parla di magia, poi magari approfondiremo, oggi facciamo una carrellata per vedere anche ciò che ci racconta Marucchi, voglio passare un pochettino ai simboli, quindi che cosa possiamo dire a livello di simbologia? Il simbolo, dunque, quando vogliamo trattare un argomento, direi che è una buona strategia è partire dall'etimo, dall'etimologia del termine. Il simbolo, termine che deriva dal greco, syn ballei, cioè mettere insieme, mettere con. Questo termine ci spiega già qualcosa della natura del simbolo. Nel mondo greco il simbolo era qualcosa che veniva, come dire, utilizzato spezzando una tavoletta in due parti quando due contraenti di un patto o di un contratto si trovavano a essere d'accordo e quindi ad aver firmato un accordo. E la parola simbolo, mettere insieme, ci dimostra qualcosa della natura del linguaggio simbolico. Il linguaggio simbolico, a differenza del linguaggio verbale, che funziona invece in maniera analitica, associa, accosta, mette insieme elementi che non mostrano o un nesso causale o un nesso logico. Quindi anche il bianco e il nero, l'alto e il basso, il maschile e il femminile, che a livello logico rientrano in categorie opposte, vengono associati insieme e si presentano nella forma di un linguaggio che tocca le parti più profonde della psiche umana. L'inconscio si esprime col linguaggio simbolico, mentre il lato conscio si esprime col linguaggio verbale.
Faccio un esempio, io da piccolino vidi in ambito di arti marziali, e dopo lo vedremo più approfonditamente, rimasi colpito dal Tao e disegnavo un po' ovunque questo simbolo qua. Che cosa possiamo dire? Ecco, questo è esemplare. Uno dei modi più lampanti di riferirci all'universo simbolico è quello di prendere questa immagine che viene dalla cultura antica cinese e in particolar modo dalla filosofia del Tao, Tao che in cinese significa la strada, la via, il sentiero. Vede questa immagine molto popolare, nota a tutti, che miscela il movimento bianco e il movimento nero all'interno del quale si trova un germe o un seme del suo opposto. Quindi è una bellissima immagine per esemplificare la collaborazione tra gli opposti che è insita nel linguaggio simbolico, che fa parte della matrice di ogni simbolo e che qui può essere letta, sono stati scritti oceani di parole su questo simbolo, può essere letta in mille modi sull'interazione in movimento, non statica, tra luce e tenebre, bene e male, maschio e femmina, giusto e sbagliato, alto, basso, eccetera, eccetera, e tutto quello che si può dire, e sono milioni di parole che si potrebbero dire per spiegare questo simbolo, riposa nella sua stessa immagine. E il potere del simbolo è quello di precedere lo sviluppo di tutte le teorie che possono spiegare il simbolo. È come se fosse la sorgente e i discorsi che ne spiegano un po' la natura è come se fossero invece il fiume che alla fine deriva da questa sorgente. Mi piace un sacco l'esempio che tu usi anche per quanto riguarda il capire le opere d'arte, quando tu dici bisogna stare di fronte all'opera d'arte e lasciare che il messaggio arrivi. Quindi è un po' quello che accade nei musei, no? Questa energia che serve affinché il simbolo o quello che noi vediamo ci parli. E l'altra constatazione che mi ha fatto riflettere è che effettivamente poi usciti da un museo si è proprio stanchi perché Sì. qualcosa è accaduto. Esatto, allora questo è l'approccio contemplativo e dovrebbe essere l'approccio, diciamo, ideale per contemplare un'opera d'arte o un qualunque elemento simbolico. Mentre noi siamo abituati a usare il nostro sguardo e anche il nostro cervello saccheggiando ciò che ci sta di fronte e andando un po' a caccia di significati, l'approccio contemplativo invece è più riposante, passivo direi in un certo senso, e si concede, sostando davanti all'immagine o all'opera d'arte, si concede il tempo di aspettare che sia l'opera a rivelarsi, a lanciare il suo messaggio e a penetrare, eventualmente a fecondare con i suoi significati la coscienza di chi sta contemplando. Questo approccio per me è stato una vera e propria rivoluzione, devo dire grazie al professor Paolo Mottana, che si occupa di cultura immaginale in Italia da molti anni, perché seguendo proprio un master a Milano in culture simboliche presso la Bicocca, organizzato da lui e tenuto da una gamma di docenti preparatissimi e formidabili, bene, proprio questo approccio immaginale di attesa, di appostamento, è stato una rivelazione a tutti gli effetti. Passiamo di simbolo, fra l'altro nel Tao mi è sempre piaciuto i due opposti che si abbracciano e non esiste l'uno senza un pizzico dell'altro, ecco, è proprio il tutto, è uno di quei simboli che uno magari viene affascinato, come per esempio succedeva a me in età fanciullesca, perché adolescenziale era già oltre, e di lì però non sapevi perché ti ha colpito e lo disegnavi, lo disegnavi, lo disegnavi, quasi come se avessi l'esigenza di riproporlo per riguardarlo e capirlo meglio. Ecco, il famoso seme che noi cerchiamo di andare a mettere. Usando la parola seme, non a caso, effettivamente quel puntino nero nella parte più larga del bianco, così come il puntino bianco nella parte più larga del nero, vogliono rappresentare proprio il seme di quell'alterità, cioè di quell'altra fetta di opposizione che sta per germogliare. Quindi la legge del Tao insegna che nell'estremo yang appare lo yin in forma germinale, seminale, e viceversa nell'estremo yin appare lo yang. Il tutto però è dato dalla sinuosità di un movimento perché una cosa si converte nell'altra e questo è tipico della natura simbolica, che ogni simbolo sconfini in altri simboli, a differenza delle rigide analisi settoriali
tipiche del linguaggio verbale o del pensiero logico, analitico. Cambiamo simbolo, abbiamo una stella a 6 punte, che avrete visto sicuramente in più parti riportata, ma ne leggiamo un'interpretazione. Sì, volevo associarlo appositamente al simbolo del Tao perché ha dei richiami, sebbene in una veste e una forma diversa. Qui abbiamo l'intersecarsi di due triangoli, un triangolo con il vertice verso l'alto e un triangolo con il vertice verso il basso. Questi due triangoli equilateri incontrandosi formano una stella a 6 punte. L'avrete vista sicuramente sulla bandiera di Israele perché nella cultura israeliana questo simbolo, chiamato Magen David, cioè lo scudo di Davide, è uno dei grandi simboli di quel tipo di cultura. Però siamo in presenza di un simbolo universale, cioè di un archetipo che troviamo anche in altre culture, anche in epoca molto antica. Per esempio in India, dove abbiamo una fisiologia del corpo sottile, così si chiama, fatta tutta di energia, accompagnata da simboli per ogni punto nodale che si snoda lungo il corpo, il chakra del cuore, cioè questo nodo che si trova all'altezza del petto, è accompagnato da questa figura simbolica. Che cosa vuole rappresentare in sintesi tra le tante cose che potremmo dire? Che le forze che provengono dall'alto, dal cielo, diciamo tutto ciò che è spirituale, tendono per loro natura o volontà a materializzarsi, cioè a diventare reali. Mentre tutto ciò che esiste nella materia tende per sua natura a salire verso l'alto e, diciamo, aspira a spiritualizzarsi. L'incontro di queste due forze, la materializzazione dello spirito e la spiritualizzazione della materia, è incluso nella stella a 6 punte. Fantastico, fantastico. E fra l'altro un'interpretazione invece della stella a 5 punti mi aveva colpito, che era un po' un'interpretazione dell'uomo vitruviano di Leonardo, che è un'altra figura particolare. Lo è a tutti gli effetti. Il pentagramma, penta significa 5 in greco, quindi la stella a 5 punte, vuole rappresentare in sintesi l'essere umano con le braccia aperte, le gambe divaricate e la punta superiore rappresenta il cranio. Poi questa diventa la chiave per l'interpretazione dei 5 elementi terra, acqua, aria, fuoco e spirito o etere, come è stato chiamato, che vengono disposti nelle 5 punte. Io con te passerei le giornate a parlare anche solo di India e di filosofie orientali, perché l'abbiamo citato prima, è incredibile capire quante cose derivino dall'India e quante altre culture vengono influenzate da continui scambi insieme all'India, e mi viene un po' l'esempio dell'alchimia e della Cina. Sì, naturalmente ci sono stati dei rapporti commerciali fittissimi a partire dal I secolo a.C., secondo secolo a.C., tra la Cina e l'India, che hanno gettato le basi dell'alchimia. Infatti l'India aveva un sistema terapeutico basato sul mercurio detossicizzato, e essendo un po' una terra, quella dell'India, che aveva bisogno di mercurio, spesso capitava di comprarlo dalla Cina. In cambio la Cina si faceva talvolta consegnare i testi di alchimia indiana tradotti in lingua cinese, quindi in questo scambio commerciale ma anche culturale cominciamo a vedere gettarsi le basi dell'alchimia antica, un'alchimia che si sviluppa poi nei primi secoli d.C. e che influenzerà inevitabilmente quel florido sbocciare di testi alchemici che da noi in Europa comincia nel tardo Medioevo. E quindi solo dal 1300, 1400 e poi ovviamente esplode nel Rinascimento. Abbiamo il fiorire dell'alchimia europea. Le radici però ovviamente sono orientali e sono molto antiche, come abbiamo visto. Sull'alchimia meriterebbe e meriterà, magari anche voi scrivetecelo in commento o comunque scriveteci per farci sapere la vostra, sull'alchimia magari una puntata a sé. Quindi non svegliamo troppo sull'alchimia, facciamo un passo indietro ma rimaniamo in India, perché voglio parlare di un po' di filosofia, la via della mano sinistra, di cui tanto si sente parlare. Allora, questo termine, che poi è mutuato traducendolo letteralmente dall'inglese left hand path, in realtà la mano non c'entra niente, basterebbe chiamarla la via sinistra, e appartiene a un certo aspetto della cultura indiana, che è una cultura sofisticata ed estremamente complessa e stratificata, un aspetto, dicevo, della cultura indiana che va sotto il nome di Tantra. Tantra letteralmente significa telaio, strumento per tendere.
è una cultura che fiorisce nei primi secoli d.C., quindi non fa parte della cultura indiana antica, perché la cultura indiana antica è molto più antica, essendo una cultura che ha origine nel 2000 a.C. È passato parecchio tempo, vediamo fiorire una serie di elementi rituali, iniziatici, sapienziali, attraverso molti testi che hanno la pretesa di essere testi rivelati direttamente dalle divinità e che danno vita a molte scuole iniziatiche in cui circola un sapere tenuto segreto, custodito gelosamente dai guru e passato attraverso le iniziazioni ai discepoli. In particolar modo nella cultura tantrica la cosiddetta via sinistra è la più antica a quanto pare e ha questo nome che è dovuto semplicemente a una collocazione geografica. In effetti, nel mondo antico, in India, l'uomo è sempre immaginato come se avesse il viso volto verso est, cioè il luogo in cui il sole sorge. In questo caso, la mia mano sinistra indicherà il nord e la mia mano destra indicherà il sud. Perciò dire mano sinistra o dire via sinistra significa che viene dal nord, perché pare che i più antichi praticanti di questi culti venissero dal nord dell'India, dal Kashmir anche per esempio. Poi abbiamo una penetrazione graduale di queste conoscenze nei territori dell'India e abbiamo una riedificazione, una revisione dei contenuti che vengono resi un po' meno estremi, perché si trattava di culti piuttosto crudi, che contenevano all'interno anche pratiche sessuali o altre pratiche in particolar modo vicine al culto, alla simbolica della morte, e per renderle un po' più digeribili e praticabili senza destare lo sdegno nel cosiddetto grande pubblico, i testi sono stati o riscritti o revisionati da parte di correnti che provenivano dal sud dell'India e quindi si chiameranno della destra, del sentiero o via destra, o della mano destra se vogliamo usare la traduzione letterale dall'inglese. Tra l'altro ci sono ancora oggi e li vedete rappresentati come agori, avete presente il guru, il santone indiano totalmente ricoperto da cenere, quelli sono gli agori e praticano ancora oggi molte di queste filosofie. Sì, dovrebbero essere una delle poche sopravvivenze della via sinistra in India. Agor è un termine che significa senza terrore, gor significa paura o terrore e la A ha valenza privativa, no? Come accade anche poi nella lingua greca. Quindi coloro che non fanno paura o coloro che non provano paura sono forse oggi gli ultimi testimoni della presenza della via sinistra all'interno del territorio indiano. Sicuramente un po' inquietanti se vedete delle immagini di questi personaggi ricoperti dalla cenere tratta dalle pire funerarie. Infatti l'avevo messo, ma la cenere è quella, è quella. Sì, è quella presa direttamente. Sapete che in India i cimiteri in realtà sono dei campi crematori a cielo aperto e i morti vengono bruciati continuamente su queste pire che simboleggiano l'effimero, no, movimento della vita che si disfa e che diventa energia. E poi per favorire la nuova incarnazione, visto che stiamo parlando di una cultura che crede nella metempsicosi, cioè nelle nuove incarnazioni, bisogna sciogliere i vincoli col legame corporeo, perciò anziché seppellirli vengono bruciati i cadaveri. E questa cenere può essere raccolta da questi cultori di Shiva o di qualche Shakti, che poi usano questa cenere come fosse un vestito in un certo senso, coprendosi il corpo, coprendosi il viso. Abbiamo parlato anche di Shiva, Shakti e quindi ci andiamo a collegare a un mito, a una cosmogonia che ci andrai a raccontare perché il Tantra, molti di voi lo associano ad una parte che è quella più famosa che è arrivata qua in Occidente, che è legata, è quella erotica e quindi ne andiamo anche a parlare, anche perché continuate poi a seguire, ci sono tutta una serie di filosofie, di seminari che si possono seguire qua in cui si impara anche qualcosa perché sono filosofie, ma sono anche poi molto riscontrabili nella realtà. Sono pratiche, prima ancora che filosofie sono metodologie pratiche. È ovvio che la componente sessuale rappresentasse una componente minoritaria, ma è altrettanto ovvio che per la mente occidentale così educata alla repressione fosse proprio quell'elemento minoritario a catturare la nostra attenzione. Quindi da noi in Occidente il Tantra è diventato comunque qualcosa che abbiniamo immediatamente alla sessualità e questo è sbagliato in un certo senso o almeno incompleto, se non vogliamo dire sbagliato, chiaramente. C'erano dei riferimenti, accennavi a una cosmogonia, cioè a una leggenda, a un mito sulla creazione del cosmo,
È un mito poetico, bellissimo, in cui il dio Shiva è unito alla sua consorte, alla sua paredra, in un coito di amore, e così intensamente unito a lei da non rendere i due corpi distinti, non solo perché sono uniti fisicamente, ma perché l'amore che stanno sperimentando li rende una cosa sola. Lui non sa di essere diverso da lei e viceversa. Quando questo coito si conclude, i due corpi si staccano, lui cade addormentato nella classica posizione nota come posizione del cadavere, Shava Asana, per chi pratica lo yoga sa che è una posizione solo apparentemente semplice, e riposa. Lei, invece, la sua compagna, decide di provare a sedurlo nuovamente, danzando intorno al suo corpo e utilizzando quello strumento seduttivo delle danzatrici d'Oriente, che è il velo, perché il velo alimenta l'immaginazione, visto che lascia intravedere le cose, senza però essere così trasparente da metterle direttamente, uccidendo quindi l'immaginazione, metterle direttamente di fronte agli occhi. Lei danza intorno al suo corpo con questo velo e lui però dorme e sogna. Ora Shiva ha il proverbiale terzo occhio come fenditura qui al centro della fronte. Mentre sogna, i suoi sogni si proiettano dal terzo occhio, esattamente come al cinema il proiettore proietta le immagini su il telone. Quel telone in questo caso è il velo della danzatrice, che viene colpito dai sogni di Shiva prodotti dal suo terzo occhio. Questo velo è magico, tant'è che poi diventerà a sua volta una dea chiamata Maya, e di velo di Maya forse potete aver sentito parlare. Maya sta per la parola italiana malia, ammaliare, una sorta di fascinazione. Quando i sogni di Shiva colpiscono il velo, diventano realtà, diventano reali. E finché Shiva sogna, l'universo esiste perché non è nient'altro che il sogno di Shiva. Tutta la storia del cosmo, da quello che noi chiameremmo Big Bang, fino alla fine dell'universo, consiste nel sogno di Shiva. Nel momento in cui lui si risveglierà, così come i sogni svaniscono al mattino, tutto il suo sogno si dissolverà, loro torneranno a unirsi e avremo quella notte senza tempo e senza spazio in cui nulla esiste, fino a che il coito non finirà, si staccheranno ancora e ci sarà di nuovo questa danza intorno allo Shiva dormiente che creerà un altro universo, un altro sogno, un'altra illusione, e così da sempre e così per sempre. Un altro Matrix, quindi di lì sollevare il velo di Maya. Hai parlato di terzo occhio, ho avuto un'illuminazione, il bindu. Vogliamo spiegare che cos'è il bindu con cui si rappresenta? Avete presente il puntino che mettono in India? È un termine che significa goccia, letteralmente, ed esiste anche qui una cosmogonia che vede per protagonista questa goccia. La goccia è un po' il simbolo del seme, cioè di qualcosa che contiene tutto in potenza ma non si è ancora esemplificato in atto. È una antica cosmogonia, probabilmente legata alla cultura tantrica, vede il bindu come, cioè questo seme, questa goccia, come unione di due forze opposte, maschio, femmina, luce, tenebre, bene, male, solito discorso simile al Tao, che non si sono ancora espresse, ma che hanno una tendenza, una energia alla polarizzazione e quindi allo strappo. Nel momento in cui avviene questa polarizzazione, il bindu viene connotato con i colori bianco da un lato e rosso da un altro, quindi abbiamo il bianco e il rosso anziché il bianco e il nero in questo caso. Il bianco vuole rappresentare l'energia femminile e il rosso vuole rappresentare l'energia maschile, perché il bianco è associato alla luna e il rosso è associato al fuoco, e quando finalmente questa tensione sarà insopportabile, il bindu si strapperà in queste due energie diverse, avremo una inversione nel rendersi materiale della realtà, che è tutta fondata sul dualismo, avremo un'inversione dei significati dei colori. Il bianco diventerà da femminile a maschile, perché rappresenterà il liquido seminale, lo sperma maschile, e il rosso diventerà invece l'energia femminile, quindi passerà da essere fuoco a essere l'energia del sangue mestruale, cioè le basi, le origini dell'esistenza e della vita. Tra cui poi in Occidente noi il bianco lo contrapponiamo al nero, ma tutto deriva dall'India, e di lì il bianco, il suo alter ego, è il rosso. Pensiamo anche alla scacchiera, che è un altro gioco nato in India. Inizialmente erano bianchi e rossi, e quindi di lì possiamo partire.
Non voglio approfondire troppo questo argomento, a meno che poi voi non ce lo chiedate in una puntata a parte, perché ce ne sarebbe da raccontare, ma voglio andare a spiegare un simbolo che gli appassionati di Oriente e di India hanno visto celebrare molto, ed è il lingam, e quindi lo andiamo a vedere il lingam e lo spieghiamo. Sì, allora qui nell'immagine che vedete proposta abbiamo un linga ioni. Linga è un termine che significa letteralmente segno, ma per traslato viene a indicare i genitali maschili del dio Shiva. Infatti, un attimo, vedete che è nato qua il pollino rosso? Un attimo che raccontiamo qualcosa. Bimbi, un attimo a Nanna, che dobbiamo raccontare una cosa e poi lo leviamo. Grazie regia, prego. Dunque vuole rappresentare il fallo di Shiva, i suoi genitali, ed è di questa immagine che vedete è la parte cilindrica che notate al centro di questo cerchio. La parte intorno a questo fallo è chiamata yoni, termine che significa vulva e che vuole indicare i genitali femminili, e vagamente dalla forma potete avere un richiamo. Insieme questi due simboli creano il linga yoni, cioè il fallo vulva, possiamo dire così, nell'atto, cioè nel rappresentare l'atto della penetrazione, che è il modo con cui la nuova vita viene chiamata sulla terra, cioè il coito rappresenta il veicolo delle nuove incarnazioni, lo strumento con cui mettiamo al mondo qualcuno. Ora, in India, quel simbolo, quel emblema, si trova all'interno di molti templi o di fronte a molti templi, è diventato un oggetto sacro ed è uno dei veicoli o degli strumenti della adorazione di quel dio chiamato Shiva e della sua consorte. È chiaro che qui la simbologia parte da qualcosa di molto concreto, materiale, apparentemente prosaico, se non ci fosse la vita di mezzo e la creazione o la trasmissione della vita, che è sempre sacra, e viene sacralizzato un elemento apparentemente materiale o corporeo o prosaico. Questo simbolo, che trovate, ripeto, all'interno dei templi, è stato poi la fonte di ispirazione per arrivare a creare degli strumenti di uso comune nel mondo medio orientale. Non dimentichiamo che l'India ha subito per un certo periodo, per una serie di secoli, ha subito una parziale dominazione o contaminazione con la cultura dell'Islam. Nel mondo medio orientale, quell'immagine che avete visto prima del linga ioni viene trasformata nella lampada ad olio, la cui immagine, se fate un confronto, ricorda proprio quella che avete visto del linga ioni. La lampada ad olio, che è famosissima in molte fiabe o in molte leggende, una su tutte, quella di Aladino, e all'interno di questa fiaba è oggetto di una narrazione simbolica che ci riporta a un elemento della cultura tantrica, e cioè il genio nascosto in questa lampada è in grado di realizzare dei desideri. La realizzazione dei desideri da parte del genio ha però bisogno di una azione, chiamiamola rituale, per poter consentire l'attivazione, il risveglio del genio. E questa azione rituale, non a caso, è lo sfregamento della lampada, che vuole richiamare l'atto sessuale. Quindi abbiamo una diretta correlazione. Io ti ringrazio per averlo spiegato in modo così edulcorato, al punto che non so se avete capito, ma penso che sia stato abbastanza chiaro. Voglio dare un altro riferimento. Il genio rappresenta i jinn di questa cultura. E andate a cercare come venivano evocati i jinn. Sì, tra l'altro teniamo presente la relazione del gin con il fuoco. Quindi qui abbiamo una lampada ad olio che viene accesa, la sua fiamma è proprio l'elemento che conferisce la luce. Quell'olio vuole simboleggiare i fluidi sessuali, lo sfregamento vuole simboleggiare l'atto sessuale, e il genio, mentre la fiamma rappresenta un po' l'orgasmo oppure il piacere, e il genio rappresenta la conseguenza della possibilità di usare l'energia sessuale per fini spirituali o interiori, esattamente come insegnava una serie di culture antiche, Cina, in India, addirittura nel retroterra culturale sumero ed egizio. Quindi abbiamo questa trasposizione dell'elemento erotico all'interno di un oggetto di uso comune, che però in quella fiaba viene narrato in questo modo. Jinn, genius, notiamo anche quasi una trama etimologica, no? Che collega queste parole, hanno a che fare con la generazione. Il genius è anche colui che genera,
E quindi c'è ancora una volta un richiamo a questa dinamica dell'unione maschile e femminile. E ci colleghiamo alla magia, perché siamo partiti con questa puntata con un grande mago che è Aleister Crowley, e a livello anche alchemico, così come i tipi di magie, c'è il bianco, il nero e il rosso, e quindi qua siamo ampiamente nella magia rossa. Sì, questo è uno dei modi di classificare, poi spesso brutalizzato e banalizzato, però uno dei modi di classificare gli orientamenti, per esempio, che stanno alla base della magia. Io tendo un po' a discostarmi dalle classificazioni che reputo un po' semplicistiche, che rischiano di essere delle banalizzazioni, soprattutto perché approfondendo un campo la faccenda diventa sempre molto più complessa. Parlando di genio e di magia, prima citavamo Crowley, nell'opera più importante di Aleister Crowley, che è un libro che si chiama Magic, che in Italia è pubblicato dalla casa editrice Astrolabio, nell'introduzione Crowley dichiara di voler fornire una serie di strumenti per il reperimento del genio interiore. Quel genio che è la sorgente delle grandi ispirazioni, è il genio che distingue l'essere umano dal regno animale nella produzione artistica, nella produzione scientifica, nella produzione tecnologica, cioè quello che ha permesso di fare un salto rispetto agli istinti, ai bisogni e ai connotati della nostra natura corporea. E il sistema della magia, se lo togliamo da tutte le superstizioni che di solito rischiano di essere delle gravi banalizzazioni o distorsioni, è a tutti gli effetti un percorso spirituale o interiore di reperimento di quella componente unica e irripetibile che ci rende chiaro il motivo per cui siamo al mondo e quindi che consente lo sviluppo di questo genius che tutti noi abbiamo e che è accostabile al concetto greco di daimon, per esempio, il demone. Torniamo a Shiva Shakti, perché anche Lester Crowley aveva una sorta di Shakti e raccontava di una sorta di Shakti che ognuno deve trovare, che è la cosiddetta donna scarlatta. Cito bene? Sì, qui il concetto si fa un po' complesso perché il rischio è quello di pensare che trovando semplicemente un'altra persona con cui praticare certe cose, anche all'interno di un sistema di magia che non sia necessariamente relegato all'ambito della sessualità, ma che si espanda, che dicevo che il rischio è quello di pensare che il confine sia marcato dal ritrovamento di una persona adatta con cui compiere certe cose. In realtà stiamo parlando di un simbolo. Anche nell'espressione crowleyana di Donna Scarlatto, i riferimenti a Babylon e quindi anche a Babilonia, non abbiamo semplicemente una figura femminile, sarebbe molto limitante dare questa visione. Abbiamo innanzitutto il simbolo di uno stato di coscienza che prescinde totalmente dal genere, che non riguarda il fatto di essere incarnati in un maschietto o in una femminuccia, riguarda invece riuscire, l'approccio a quella dimensione della coscienza in cui gli opposti di cui parlavamo prima, bianco, nero, maschile, femminile, giusto, sbagliato, bene, male, luce, tenebre, si fondono, trascendono la loro opposizione, superano il loro dualismo e diventano qualcos'altro. È il classico esempio del terzo elemento nuovo che scaturisce dall'unione dei due opposti. Questo è trascendenza. Quindi nel simbolo di Babylon o della donna scarlatta abbiamo il modello della trascendenza, ciò che ci porta al di là, al di sopra o al di fuori dei limiti costitutivi della realtà in cui siamo collocati. Anche a livello in numerologia, una sorta di principio olistico, 1 più 1 uguale 3, perché è 1 più la somma di loro insieme. E anche qui potremmo parlare con te Anche di numerologia alchemico. e soprattutto ne potremo parlare. Ma un consiglio che ci sentiamo, o perlomeno mi sento di dare, nell'approcciare nello studio di tanti anni di queste filosofie, è il fatto che l'unione anche nel sesso con un'altra persona in questa società viene vista come un fine, un punto di arrivo, in realtà è un punto di inizio. Sì, Quindi potremmo dire che una delle grandi rivoluzioni da operare sia quella di trasformare ciò che per molti è un fine in uno strumento o in un mezzo. È un po' la differenza che potrei avere tra l'uomo primitivo che contempla il fuoco quando un fulmine colpisce un albero e si scatena un incendio e contempla il fuoco come qualcosa di affascinante e terrorizzante allo stesso tempo, e la differenza invece di utilizzare il fuoco per uno scopo, tipo metterci sopra una pentola con dell'acqua per farla bollire e cuocerci del cibo. È chiaro che l'energia, perché di questo stiamo parlando,
potrebbe valere per la danza, potrebbe valere per qualunque arte marziale, potrebbe valere per il massaggio. È chiaro che l'energia, dicevo, è in grado di essere strumento per trasformazione, evoluzione. E quindi, siccome la coscienza è fatta di energia, siccome il corpo stesso addirittura è energia ad uno stato di densità maggiore, lavorando su alcune delle discipline che abbiamo nominato, l'erotismo è una disciplina artistica, le arti marziali hanno qualcosa di scientifico, hanno qualcosa di artistico, bene, è chiaro che noi lavorando su questa energia possiamo trasformare la nostra coscienza e, per la legge della psicosomatica, avere degli effetti di queste trasformazioni anche sul corpo fisico. Fra l'altro tutta l'energia che si trasforma in un vortice è proprio la traduzione di chakra, il cui abbiamo citato prima. La ruota. La ruota. E voglio parlare proprio insieme a te, visto che l'hai citato, ancora 5 minuti, perché le arti marziali sono qualcosa che cattura ed è una grande forma di meditazione e molte di queste arrivano proprio dall'India, proprio da questi insegnamenti. Ne possiamo parlare. Dall'India, dalla Cina, poi dal Giappone. Abbiamo chiaramente nel territorio orientale questa coniugazione tra l'elemento artistico e quello della marzialità che suggerisce la disciplina del genio. Il genio va disciplinato e questo ad esempio nelle arti marziali viene fuori, cioè anziché la forza che esplode in un raptus, si usa raptus non solo per la follia, cioè esiste anche il raptus creativo chiaramente, riuscire a addomesticare l'energia e l'ispirazione e il genio all'interno di un percorso che consenta non solo l'apprendimento, nel caso delle arti marziali, di strumenti di difesa, ma in realtà che sia collocato all'interno di una vera e propria arte spirituale, che esige un confronto tra il corpo e lo spirito, o l'interiorità, se vogliamo usare una parola magari meno equivoca. Buona parte del rapporto che l'energia viene, diciamo, ad utilizzare all'interno delle arti marziali si fonda sulla metafora dell'acqua, la metafora del liquido. Anziché una forza di impatto che noi ci immaginiamo sempre dura, rigida, che deve sconfinare nella materia per abbatterla, abbiamo l'idea di un'energia come fluido che è suscettibile a delle variazioni, che può essere tranquilla come un lago di montagna che rispecchia nella sua superficie ciò che sta intorno, tranquilla come uno stagno, o impetuosa come una mareggiata, o come un'onda, o come uno tsunami. Il concetto alla base dell'energia nella fisica è l'onda, e l'onda ricorda l'acqua. È come non ricordarci la famosa intervista di Bruce Lee in cui richiama, diciamo così, invita le persone a essere acqua, be water, my friend. Forse vi ricorderete questo passaggio nella memorabile intervista di Bruce Lee. Tu cerca di essere acqua, sii come l'acqua, che penetra ovunque, ma che cerca sempre il livello, si adatta sempre al contenitore. Questo è un simbolo dell'equilibrio, apparentemente tranquilla oppure impetuosa. Vale la pena di riguardare, vi consiglio anche il film sulla vita di Bruce Lee, ma io ho praticato anche il Jeet Kune Do e lui qui lo racchiude bene. Io passai proprio dal Jeet Kune Do per tornare poi in India, anzi in questo caso la Thailandia, con la Muay Thai. La Muay Thai che è proprio una forma di filosofia. Durante gli incontri c'è la musica suonata dal vivo che segue il ritmo dell'incontro stesso e quindi anche qui le onde sonore, l'effetto, il combattere con questi strumenti tipici effettivamente smuove qualcosa all'interno e io l'ho provato. E poi ci sono delle danze con cui ci si approccia al ring, dedicate al diorama, a tutta una serie filosofica, e quella è proprio meditazione pura. E qui ci ricolleghiamo al fatto che tra le varie forme di meditazione, in base all'epoca, agli yuga che stiamo vivendo, ci fu anche un tempo in cui per insegnare qualcosa all'uomo ci fu bisogno magari delle arti marziali, perché era quello che potevano capire all'epoca. Bene, io penso che abbiamo aperto abbastanza porte quest'oggi insieme a Claudio. Direi di sì. Io ti ringrazio prima di tutto come amico di un'amicizia di tanti anni, da cui ti devo anche dei ringraziamenti, perché spesso magari qualcuno scopre anche da questa nuova trasmissione qualche mio lato e mi dicono che però ne sai su quell'argomento. E uno dei miei maestri è proprio Claudio, in epoca ormai decennale. Remota, sì. Sono io a ringraziare te naturalmente, è un piacere poterci rivedere. E ringrazio ovviamente chi si è connesso e ha potuto seguire questo intervento, questa
panoramica su vari temi. Esistono le possibilità di approfondimento, chi volesse mi può trovare su Facebook, ho un canale YouTube col mio nome e cognome Claudio Marucchi e insomma ci sono possibilità di approfondire o di contattarmi per chi fosse interessato. Molto bene, vi invito a farlo e vi invito anche a cercare tutte le altre nostre puntate un po' ovunque, su Facebook, su YouTube, su Spotify. Iscrivetevi anche al canale perché un po' tutte le nostre puntate in realtà sono tutte correlate, o perlomeno questo è quello che sto cercando di fare e spero che possa essere apprezzato. Grazie a Claudio, grazie a Manuel in regia e grazie a voi che ci avete scelto anche questa settimana. Grazie.